Le apparizioni di Gesù a Dozulè. Per 10 anni, dal 1972 al 1982, la semplice casalinga francese Madeleine Aumont affermò di ricevere apparizioni di Gesù Cristo nella piccola località di Dozulè, in Normandia. Secondo il suo racconto, quei messaggi, intensi, ripetuti e sempre più dettagliati, avevano un unico scopo: annunciare al mondo un appello urgente alla conversione e la richiesta di innalzare una croce gloriosa alta 738 metri, simbolo di pace e di resurrezione per tutta l'umanità. Tutto cominciò il 28 marzo 1972, quando Madeleine Aumont disse di aver visto nel cielo una croce immensa e luminosa stagliarsi sopra l'altura della Haute Butte, a Dozulè. Non era una semplice visione. Quella croce, secondo quanto le fu mostrato, avrebbe dovuto essere alta quanto il Golgota, 738 metri, con bracci estesi per 123 metri, un segno destinato a dominare l'orizzonte come una nuova Gerusalemme. Madeleine racconta che, quando quella croce apparve, era immensa e purissima, più luminosa del giorno, semplice e perfettamente dritta. Dalla collinetta di fronte a casa, in quel martedì 28 marzo, tra le 4:30 e le 4:50 del mattino, la scena era così nitida da ricordare il Calvario stesso. C'era solo la croce, senza la presenza di Cristo. Poi, dopo pochi istanti, udì 3 parole solenni risuonare nel silenzio. Ecce crucem Domini. Dopo quella notte del 28 marzo, Madeleine rimase profondamente scossa. La croce luminosa, immensa e silenziosa, non fu un episodio isolato. Nei giorni successivi, raccontò di aver percepito una presenza che tornava, discreta ma insistente, come se quell'annuncio iniziale dovesse essere completato. Madeleine racconta che, 10 giorni dopo la visione della croce, mentre si trovava nella cappella della scuola Saint Joseph, accadde qualcosa di completamente diverso. Non più un segno nel cielo, ma una presenza viva davanti a lei. Disse di aver visto Gesù in forma visibile, giovane, vestito di bianco, circondato da una luce che non faceva ombra. Il parroco, padre Lorset, era presente. Non vide nulla, ma notò il cambiamento improvviso nel volto di Madeleine. Lo sguardo fisso, la voce che si abbassava, la calma profonda. Secondo il verbale, Gesù le rivolse parole semplici e solenni, che segnarono l'inizio del ciclo delle apparizioni. Pace a voi. La vostra preghiera è gradita. Convertitevi. Nei giorni successivi, Madeleine riferì che la figura tornò più volte, sempre nella cappella, sempre con la stessa luce e la stessa voce. Le apparizioni non erano estatiche né teatrali. Duravano pochi minuti, con messaggi brevi, registrati dal parroco. In questa fase, Gesù iniziò a collegare la visione della croce al suo significato. La croce che hai visto è il segno del Figlio dell'uomo. Annunciate che il tempo è vicino. Con il passare dei mesi, i messaggi si fecero più articolati. Madeleine racconta che Gesù le spiegò che la croce luminosa non era solo un simbolo, ma un progetto concreto. Una croce alta 738 metri, come il Golgota in proporzione, bracci lunghi 123 metri, da erigere sulla Haute Butte, nel punto esatto della prima visione. In una delle apparizioni più note, Gesù le disse: La croce gloriosa è l'annuncio del mio ritorno in gloria. Questa croce deve essere paragonata alla città di Gerusalemme per la sua dimensione verticale. In una delle apparizioni immediatamente successive, Gesù le dice: Non temere. Io sono Gesù di Nazaret, il figlio dell'uomo risorto, pregate molto per la pace nel mondo. Tra il 1973 e il 1974, i messaggi diventano pubblici. Il parroco, padre Lorset, diventa testimone ufficiale perché molte apparizioni avvengono in sua presenza e lui continua a verbalizzare tutto. In queste apparizioni Gesù introduce temi nuovi: la misericordia, la sofferenza dell'umanità, la necessità della conversione personale. Uno dei messaggi più forti è: Io non voglio la morte del peccatore, ma che viva. È un richiamo diretto alla misericordia divina, non al castigo. Tra il 1975 e il 1976, Gesù appare ancora, ma meno frequentemente in forma visibile.
Aumentano invece le locuzioni interiori, che Madeleine descrive come una voce chiara e distinta, sempre la stessa. Il contenuto diventa più spirituale e più universale. Gesù le dice: Non abbiate paura. Pregate per la Chiesa. La croce gloriosa sarà il segno della mia vittoria. Tra il 1977 e il 1980, le apparizioni continuano, ma con ritmo più lento. I temi principali rimangono: la pace, la conversione, la preparazione spirituale e la fiducia nella misericordia. Gesù insiste molto sulla necessità di non modificare i messaggi. Non cambiate nulla di ciò che vi ho detto. In una delle ultime locuzioni, Gesù dice: La croce gloriosa sarà eretta quando l'umanità ritornerà a Dio. Poi Gesù chiede di pregare per la Chiesa, perché attraverserà tempi difficili. Non entra nei dettagli, ma il tono è di protezione, non di rimprovero. Quando l'ultima apparizione si concluse, Dozulé non tornò semplicemente alla normalità. L'Haute Butte, la collina dove Madeleine aveva visto la croce luminosa, rimase un luogo carico di attesa e memoria. La croce gloriosa richiesta nei messaggi, alta 738 metri, non venne mai costruita, perché nessuna autorità civile o religiosa autorizzò un'opera di quelle dimensioni. Ad oggi, nel sito delle presunte apparizioni in Normandia è presente una croce bianca alta circa 5 metri, eretta oltre 50 anni fa, che è diventata meta di preghiera per i pellegrini. A partire dagli anni '80, gruppi di fedeli iniziarono a costruire croci d'amore, versioni in scala 1:100 della croce gloriosa. Queste croci cominciarono a comparire in molte parti del mondo. Per chi credeva e crede al messaggio di Dozulé, queste croci sono un modo per rispondere alla richiesta di Cristo, un segno di pace e conversione, una protezione spirituale per il luogo, un richiamo al ritorno di Cristo annunciato nei messaggi. Molte comunità raccontano che, dopo aver eretto una croce d'amore, il luogo è diventato un punto di preghiera e di serenità.